Amici di Casellaria d'Italia, ben trovati. Seconda nessuno è la BMW M1000 XR. Su carta sembra essere lei il riferimento delle crossover sportive per il 2024. Il motore è quello della S1000RR dotato di sistema Shift Cam. Rispetto a quest'ultimo modello però la potenza massima è stata ridotta di 11 cavalli. Di fatto sulla MXR sono disponibili 201 cavalli a 12.750 giri. Rimane invariata la coppia di 113 Nm a 11.000 giri. Il regime massimo di rotazione arriva per assurdo a 14.600 giri. Per sfruttare su strada, almeno in parte, queste prestazioni esasperate, la casa bavarese ha pensato di accorciare le ultime 3 marce. Anche sulla trasmissione finale sono intervenuti montando una corona avente 2 denti in più rispetto alla versione S. Per ottimizzare la trazione, l'impronta a terra è stata aumentata grazie all'adozione di un pneumatico in misura 200/55. Il telaio è lo stesso della versione S, un doppio trave in alluminio composito a culla aperta. La forcella della MXR è però più performante, avendola dotata di una cartuccia chiusa al suo interno. L'idraulica viene gestita mediante sistema elettronico, mentre il precarico della molla si regola manualmente. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore regolabile nell'idraulica e nel precarico molla. Tutto viene gestito elettronicamente. L'escursione utile di entrambe le ruote è di 138 mm. L'interasse arriva a 1548 mm e l'avamcorsa è di 117,4 mm. Questi dati significativi dovrebbero garantire una stabilità esemplare. Per via della velocità raggiungibile, oltre i 275 km/h, è stato comunque necessario dotare questa moto di alette. La temportanza generata dovrebbe aumentare il peso sull'avantreno di 12 kg, raggiungendo una velocità prossima ai 220 km/h. Per migliorare ulteriormente il comportamento dinamico di questo bolide, evitando possibili sbacchettamenti in uscita di curva, troviamo montato un ammortizzatore di sterzo regolabile. L'impianto frenante è di altissimo livello. I piedini della forcella sono stati modificati per accogliere le pinze freno della serie M, prodotto nato dall'esperienza fatta nel mondiale Superbike e realizzata da Nissin. I dischi sono da 320 mm e la pompa è stata creata appositamente per questo tipo di allestimento. Al posteriore c'è un disco da 265 mm morso da una pinza a doppio pistoncino. Cosa si può chiedere di più? Per chi non fosse soddisfatto del ricco equipaggiamento di serie, per estremizzare la sua natura sportiva esiste l'allestimento M Competition, un pacchetto che include cerchi in carbonio, pedane regolabili e molte parti alleggerite. Questo consentirà una migliore attività della moto e un minor peso complessivo. Si passa così dai 223 kg dichiarati in ordine di marcia a 220. È possibile andare oltre personalizzando questo modello con diversi gadget. In BMW non c'è limite alla possibilità di spesa. La strumentazione della MXR consiste in un display TFT a colori da 6,5 pollici. I molti sistemi elettronici per assistenza alla guida comprendono il controllo di trazione, l'anti-impennata, l'assistenza alla derapata, l'assistenza per le partenze a cannone per facilitare la ripartenza in salita. Non manca il limitatore per rispettare la velocità nella corsia dei box. Ciò fa capire molto sulla propensione all'utilizzo sportivo di questa motocicletta. A rafforzare maggiormente tale predisposizione, su questo modello non è stato previsto un allestimento per i lunghi viaggi. Per fare del turismo bisogna orientarsi sulla versione S. Pensando alla sua diretta rivale Ducati Multistrada RS e alla diversità in termini di prestazioni massime, nessun dubbio dovrebbe nascere per determinare la vincitrice. I numeri però non sempre danno ragione alle aspettative. Per quanto possono essere moto dalle altissime prestazioni, credo che un confronto dovrebbe essere fatto su strade di montagna e non in pista. Convinto che la reale efficacia sia determinata dal feeling e dall'ottimo bilanciamento tra prestazioni del motore e ciclistica, rimane il verdetto dopo un possibile test ride. Infine c'è da considerare il prezzo d'acquisto. La MXR arriva sul mercato con un prezzo decisamente più abbordabile, dando una possibile zampata alla Ducati Multistrada RS. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciare nei commenti le vostre opinioni. Un saluto da Jumbo Test.